Nel gennaio del 2000, un visitatore venuto in Costa d'Avorio scompare nel nulla. Diversi giorni dopo, la polizia locale inizia le ricerche affrontando la vastità della giungla. Quando hanno trovato l'uomo, non era più in lui, era aggressivo e aveva difficoltà a parlare. Si rivelerà il paziente zero di un virus letale che inizierà l'apocalisse zombie che si scatenerà da lì a poco. Gli scienziati riconducono l'infezione dovuta ai morsi degli animali presenti nella foresta, ma le circostanze rimangono ancora sconosciute. La notizia ha avuto poche attenzioni a causa dei festeggiamenti per il nuovo millennio, con la promessa dei leader mondiali un futuro prospero. Il 5 gennaio 2000, la polizia della Malesia ha individuato alti ranghi islamisti radunarsi a Kuala Lumpur, ignorate delle notizie estere. Tutti i media sono concentrati sulla sfida tra George Bush e Al Gore, che si terrà a novembre, di cui campagna elettorale è attualmente agguerrita. Alla fine di gennaio, le truppe egiziane prendono possesso della zona contestata di Halaib, dopo anni di tensioni con il vicino Sudan, di cui annuncia il ritiro delle sue truppe, ma non riconosce la sovranità egiziana nella zona. Nel frattempo, la Germania inizia a concentrarsi sulla politica estera. Il cancelliere Gerhard Schröder, promettendo maggiori alleanze con i paesi vicini, nel frattempo negli Stati Uniti inizia a concentrarsi sulla sua economia. Ultimi provvedimenti da parte del presidente Bill Clinton, che trova una buona opportunità a concentrarsi sulla stabilità economica nel bel mezzo della campagna elettorale. Nel frattempo, il virus si sta espandendo in Costa d'Avorio, dove i medici stanno riscontrando pazienti con le stesse caratteristiche del paziente zero, maggiormente concentrata al sud del paese. Ancora nessun caso è stato riportato a nord. Ma la situazione è peggiorata. Il virus si è espanso sempre di più e diventa sempre più comune incontrarne uno in Costa d'Avorio. La situazione diventa ancora peggiore dopo che il virus infetta il vicino Ghana. Ma i media, dopo un po', hanno messo la notizia in secondo piano dopo l'invasione russa della Cecenia. Dopo i massacri e le migliaia di morti, Vladimir Putin viene eletto presidente. I cittadini non lo vedono più come un pupazzo messo in carica da Boris Yeltsin, soprattutto dopo gli avvenimenti in Cecenia che hanno dimostrato di essere un presidente oltre le aspettative. Il virus si espande sempre di più e arriva alla Liberia. Finalmente i media occidentali iniziano a preoccuparsi della situazione. In Ghana i politici, di cui il presidente Jerry Rawlings, minimizzano il problema cercando di tranquillizzare la popolazione e i media. Ma non bastò, ormai quasi tutto il mondo è a conoscenza del virus e i giornali iniziano a mettere aggiornamenti della situazione virus in prima pagina, anche se nella parte più piccola. Il 30 maggio del 2000 le truppe israeliane lasciano il sud del Libano dopo aver partecipato con le milizie cristiane alla guerra civile libanese del 1992. Subito dopo aumentano le tensioni con la Siria sulle alture del Golan, di cui il governo siriano comunica che non si arrenderanno ai sionisti in caso di un futuro conflitto per la zona. A luglio del 2000 il virus si espande sempre di più, arrivando in Sierra Leone, Burkina Faso e Togo. In poco tempo i paesi infetti sono passati da 3 a 6.